Peugeot! Ah, salve! Buongiorno, venga. Salve, salve! Venga, venga. Ciao, ciao, ciao! Piacere, ciao. come mai da queste parti? Ma che bella casetta! Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Federico, come avete visto, sta facendo un caffè alle 6 di sera, è ora diciamo. Qua stiamo caricando cellulare con questo pannello solare, di solo c'è poco al momento, anzi nuvole, comunque sta caricando. E niente, noi siamo qua in mezzo alle Dolomiti, al momento vicino a un casolare che stiamo facendo pausa, riposiamo. Ci saranno dei video sull'Alta Via in sé, comunque a parte quello faremo anche degli altri video, un po' più dell'accampamento, un po' sull'equipaggiamento, forse sui posti dove dormiremo, come ci accamperemo, robe varie. Se vi va, accompagnateci. Buona visione! 2 secondi fa stavamo al sole e adesso sembra che qua stia arrivando un po' di pioggia. Cos'era? Ho visto quello dell'ortica l'ultimo. L'urtica, sì, quello era l'ultimo. Non è tanto bravo comunque a spiegare, cazzo, eh? Sì, mi piace un casino come spiega. Veramente. Perfezionista. No, preciso, dice esattamente quello che è importante, non di troppo, non troppo poco. Molto interessante. Sintetico, ti dà le informazioni giuste. Esatto. Come vedete qua ci sono queste case, favretti. Al momento non c'è nessuno, noi laggiù abbiamo mangiato qualcosa, fatto una piccola pausa. Là dietro abbiamo dei bellissimi cavalli che girano completamente liberi, dietro mucche di alta montagna e vabbè, comunque un bellissimo posto e non c'è nessuno e sembra che probabilmente stiamo qua. Se è necessario metteremo sopra un telo qua, se nessuno ci manda via rimaniamo qua per stanotte. Ecco sto casolare con dietro stupenda, questo un po' il finale del gruppo civetta, qua la Torre Venezia, bellissima. Ecco che si vede che dove ci siamo preparati un po' per la notte, poi lì cucineremo ancora qualcosa qua vicino. Federico ha avuto questa buona idea da mettere sopra un telo, ovviamente per la questione di umidità è una buona idea. Io ammetto che ero troppo pigro per farlo. È ovviamente molto più abitabile. Per la prima notte un lusso, direi. Camminata di oggi Bella, bella, impegnativa, tosta. molto impegnativa. Praticamente abbiamo iniziato verso le 10, un po' tardi, ma quello è lo stesso. Comunque ci siamo incontrati per le 10 a Alleghe e ci siamo fatti 1200 metri circa di altitudine in su, dritti, veramente Molto dritti. molto dritti, al bivacco col Mandro? Col mandro. Col Mandro e poi su in avanti per raggiungere l'alta via numero 1 tra Altissi e il rifugio Vatzoller. E adesso siamo praticamente subito vicino al Vatzoller e ci siamo fermati qua. Camminata circa di Siamo arrivati qua che erano più o meno le 4.
Sì. 6 ore, 6 ore. Ci siamo fermati per un'oretta, 5 ore di camminata, sì. Vabbè, tosta, dura ma bella. Chili con carne stasera. Versare dell'acqua bollente direttamente nel sacchetto riempendo fino alla linea di riempimento 450 ml, mescolare bene, chiudere il sacchetto e lasciare riposare per qualche minuto, 10 minuti. Boom. Guardate qua, che bontà. Però il profumo non è male. Guardate, abbiamo sul telo da mezz'oretta. Che umidità che c'è già. Vai, vai. C'ho la mia con gusto caffè ancora. Oh! È piccante. È piccante. Non è così male, dai. Buon appetito. Beh, non è tanto piccante. Per me sì. Mi sa che per oggi basta così. Buonanotte. Ci vediamo domani. A Ciao. domani. Ciao, buongiorno. Niente, prima giornata passata, prima serata. Avevo troppo caldo, c'erano state 10 gradi la notte, cioè tutt'altro che fresco, c'era un piccola arietta fresca, ma tutto lì. Avevo troppo caldo per dormire. Al momento stiamo mettendo un po' a posto, secondo caffè qua, e il telo, un po' la roba la stiamo asciugando e mettendo a posto. Lì c'è il telo che sta asciugando e niente, mi sa che poi pian piano si parte, colazione già fatta. Oggi è una giornata così, 5-6 ore, ma comunque non come ieri con quella mega dislivello di altitudine da fare, cioè oggi rimaniamo sempre intorno ai 2000 e su e giù un po' per 5-6 ore più o meno. Ci vediamo stasera. Niente, buonasera, in questa giornata numero 2 ci siamo di nuovo accampati. Ciao Fede. E abbiamo trovato sto posto qua, sì, dopo una disavventura un po' ci siamo non persi, ma non abbiamo trovato subito la via giusta. Comunque è un posto stupendo qua, solo che siamo stanchi morti veramente. E oggi questo setup qua, c'è anche la possibilità di far fuoco, non so se lo facciamo. Sono le 7 di sera già passate. Che vi posso dire, che vi voglio dire? Poco e niente, sono così sfinito. Il problema maggiore di oggi era senz'altro l'acqua, che rimane tuttora un problema, siccome facciamo tutto in autonomia e finora in 2 giorni abbiamo beccato 2-3 persone, 3-4 forse, e una malga aperta.
che è il passo Duran. Solo lì finora era aperto, se no tutto chiuso, tutte le baite chiuse. Sì, per fortuna ogni tanto abbiamo trovato dell'acqua, comunque devi pensare per la giornata intera, se non per la giornata che viene dopo anche. Non sai mai esattamente se trovi dell'acqua o no. Vi faccio un esempio, la notte scorsa l'abbiamo trascorsa qua c'era dell'acqua, qua abbiamo riempito praticamente tutto, qua abbiamo di nuovo trovato dell'acqua, ho cambiato solo la borraccia perché mi sembrava più fresca. Da qua in poi tutta sta via che continua un bel po', parliamo di 4-5 ore, comunque con pesi più elevati anche forse 5-6 ore, tutto qua fino a praticamente qua abbiamo trovato dell'acqua e non è neanche segnalata. Cosa facciamo noi normalmente? Vedete qua ad esempio ci sono queste segnalazioni, come qua questi quadretti blu, queste sono appunto delle segnalazioni di fontane, di acqua, di qualche sorgente dove si può trovare acqua, ma comunque non puoi fidarti sempre di questi, devi farti un po' i calcoli e in base a dove trovi questi noi programmiamo ovviamente anche un po' le nostre escursioni. E perdonatemi, per adesso volevo dirvi o raccontarvi solo un po' sta storia dell'acqua. Voglio riposarmi, dobbiamo riposarci e magari una lavatina anche dopo, rinfrescarci un po'. Almeno io sicuramente andrò giù, c'è una malga laggiù dove mi sa che non c'è nessuno, visto che c'è dell'acqua, magari lì una bella rinfrescatina, una lavatina fa di nuovo bene, un po' di igiene, curare l'igiene. Abbiamo subito di nuovo un po' più energia. Facciamo risotto alla pescatora sdraiata. Cerco di farvi vedere un po' qua l'interno. Quella è la vista da una parte. Lì c'è Fede che sta facendo il risottino e il tartufo. Tartufo. Qua c'è un casino. Lassù la vista è così, non male. E qua è finito il gas. Tu hai voglia di dire qualcosa? Che ho preso il sole, che stasera sono tanto stanco. Sì. Tanto. E oggi siamo fatti un bel po' di ora di strada, un bel po' di sali e scendi. Già. Che è importante avere un buon zaino. Sì. E vabbè, come hai detto tu, fare molta attenzione all'acqua, perché nel momento che ti trovi senza ti rendi conto di quanto dipendi, quanto è indispensabile. Sì. Riuscire a calcolarsi bene tutto il tragitto con i giusti rifornimenti. Anche psicologicamente, questa ricerca d'acqua è sempre una rottura. Arrivare a dei punti di riferimento, a zone senza sapere c'è dell'acqua lì, speriamo che ci sia l'acqua lì. E sì, poi se trovi l'acqua sei veramente contento. Ti dà di nuovo una bella spinta, no? Sì. Ieri ne stavamo discutendo un po' su queste cartucce gas. Magari interessa anche a qualcuno di voi per la durata di queste cartucce. A volte si parla di, queste sono le cartucce da 230 grammi, si parla di una durata di 70-75 minuti di bollitura, cioè di funzione. No, 70-75 minuti di minuti di durata. A gas massimo. A gas massimo.
a gas massimo, senza adesso stare a fare i grandi calcoli che non ho tempo o voglia. Comunque ho letto e visto si parla a volte di che una cartuccia dura dalle 6 a 7 giornate per bollire 3 volte al giorno qualcosa, cioè se lo usi 3 volte mattina, pranzo e sera dura circa una settimana, tenendo conto che magari la mattina ti fai solo un caffè, poi il pranzo una piccolezza, cena una piccolezza, magari lì un po' di più, ma comunque ti può durare 6-7 giorni per cucinarti qualcosa. Direi che è pronto il risotto, un po' di pane, buon appetito. La sera tutti i kit mini per lavare i denti. Volevo ancora farvi vedere come è tutto preparato qua per la notte, sotto il telo, tutto chiuso qua, il sacco a pelo, anche la notte completamente chiuso in questo sacchetto, perché non si sa mai se viene la pioggia che sia tutto chiuso, già preparato. Qua le bevande lo stesso, scarpe testa in giù e niente, qua sotto la stuoia, qua materassino, quello della Vaude, e qua il sacco a pelo. Questo è il sacchetto del sacco a pelo praticamente, che ho riempito con un poncio, mi sa, il shemak, alcune cose per così lo uso come cuscino. E niente, anche per la notte comunque è tutto ben messo a posto. E lo zaino stesso poi in base a come c'è a volte vento che può dar fastidio, si può spostare un po' per coprire il vento vicino alla testa, che non sia il vento in faccia o in testa. Niente, mi sa che per questa notte, per oggi, cioè per questa giornata è tutto. Sono più o meno le 10, domani vogliamo svegliarci presto e partire un po' prima, e perché pomeriggio forse ci sono dei temporali, o quasi sicuro, perciò vogliamo fare molta strada la mattina. E direi buonanotte, ci vediamo o domani mattina o all'accampamento di domani sera. Dal Duran a qua, a questa malga, circa 2 ore e mezza, 3 ore ovviamente, dipende come sempre un po' dal peso che portate, condizione eccetera, intorno alle 3 ore, magari anche di più. Questa traversata è molto lunga, impegnativa ma bellissima. Qua arrivati a questo casolare, guardate, per chi vuole può anche fermarsi qua, molto rusticale, come vedete. Qua si può far fuoco, qua c'è gente che lascia immondizia, vabbè, non è il caso. Tavolo, e lassù appunto possibilità anche per dormire. Penso che ci sia un materassino magari lassù, andiamo a vedere. Beh, uno è qua, una rete, e forse c'è qualcosa anche lassù. Sì, queste reti, non so se le vedete, no? Ci sono delle reti di ferro, vecchi materassini. Sì, molto rusticale direi.
Boh, vi faccio vedere dove stiamo stanotte, la terza notte. Guardate qua che lusso, non sono solo, ci sono due ragazzi anche qua del Singapore. Allora questo è lusso puro, qua c'è un bagno. Qua c'è un bagno, lì c'è pure una doccia. Qua ci sono i due ragazzi, io salgo qua. Ho preso questo posto qua. Spero di rimanere solo qua per stasera. Non perché voglio star solo, sono solo perché praticamente Federico purtroppo ci ha lasciato, ha dovuto lasciarci, perciò sono rimasto da solo su questa via. Oggi comunque ha fatto un bel tratto in più di quello che volevo. Si doveva andare al rifugio Prampert o Pramperet e sono già a questo Fontana, rifugio Fontana, che è un bel pezzo in più di quello che volevamo fare domani, no? Adesso sto pensando, valutando cosa fare domani. Io ho detto che vi faccio vedere un po' questi accampamenti o come ci prepariamo per la notte. Qua che vi devo dire, che vi devo far vedere, qua è un lusso. Volevo solo dirvi un due cose di ieri praticamente. Anzi, usciamo. Ok, siamo un po' usciti, guardate lì che spettacolo. Schiara, domani andrò lì dall'altra parte in giù. Stamattina avete visto un po' di colazione, abbiamo fatto colazione praticamente, sì, ieri abbiamo dormito benissimo, non mi ricordo più se vi ho detto qualcosa stamattina o no. Ho dormito molto meglio perché la prima notte avevo un po' caldo, il mio sacco a pelo un po' troppo caldo. Per queste temperature che ci sono adesso qua, ci sono intorno ai 10 gradi, sopra i 2000 metri. Comunque quel sacco a pelo che ho è quello che pesa di meno, meno ingombrante alla fine. Perciò va bene anche quello, solo che appunto è troppo caldo e stanotte o la notte passata ho usato il saccapello solo come coperta e basta, lì ho dormito molto meglio, non avevo così caldo. Sì, non so cosa vi farò vedere, se vi farò vedere qualcosa, da sera in sera mi sembra che divento più stanco ovviamente, o comunque ho meno voglia di parlare. Mi godo di più le serate e mi serve anche quel momento. Poi vabbè, oggi sono solo, tra parentesi. Oh, non c'è più Federico. Dopo mangerò qualcosa, asciugherò un po' la roba, sto asciugando un po' la roba. E magari se non ci sentiamo più oggi, magari domani mattina. Sono un po' indeciso, voi quale letto scegliereste? No, questo. Mi sa che ci vediamo domani. Lì ho dormito ieri notte e ora sono le 7:30 di mattina. Sono in mezzo a una salita, faccio una piccola pausa. Sono partito un'ora e mezza fa, mi sono svegliato presto alle 6. In quel casolare c'erano appunto anche quei dell'Indonesia erano, e con loro cioccolata ho parlato anche ieri sera. E per non disturbarli stamattina io ero sveglio alle 5:30, ho deciso di partire e basta. Ecco un svantaggio se dormi in casolari, rifugi, baite o magari anche bivacchi, che se c'è altra gente vabbè, non è che danno fastidio però,
se sono solo come negli ultimi giorni. Se dormi in tenda o un tarp sei indipendente, ti svegli, fai quello che vuoi, quando vuoi, come vuoi. Comunque ero molto contento di questo casolare ieri notte e stanotte, perché il mio tarp era ancora bagnato, il sacco a pelo neanche al 100% asciutto ancora, perché non ho mai avuto la possibilità di asciugare tutto, e ieri sono entrato in un temporale, mi sa che non l'ho detto ieri sera, temporale, pioggia per un lungo periodo, sì, ho fatto fatica ad arrivare appunto lì, asciutto e niente, e dalla notte prima ancora era tutto un po' bagnato ancora. Stessa cosa oggi, quarto giorno, adesso c'è un po' di sole, ma non tiene a lungo. Il gestore di una baita lì, mezzogiorno, dopo mezzogiorno arriva di nuovo pioggia e forti temporali, perciò devo continuare. Ci vediamo magari dopo a colazione. Volevo dire qualcosa sul cibo e più di preciso sul vivo. Allora, il cibo, c'è stato quel video dove ho fatto vedere il cibo che porto per questi 5 giorni, siamo al quarto giorno, adesso vediamo se ce la faccio, provo anche a tornare a casa oggi, ma non sono sicuro di farcela. Allora, meno male quello che ho preparato è andato bene, ho mangiato forse anche troppo, penso che tornerò a casa con chili in più. Ma una cosa ho notato, allora colazione ogni giorno come di previsto, quelle marmellate, quelle robe lì, la sera qualche risotto, pasta, quello che avevamo, pasta fagioli, durante il giorno quel bivo. Allora il bivo è sicuramente una cosa interessante per i trekking. La Bivo mi ha anche mandato un paio di prodotti per provare appunto per questo trekking, e devo dire che sono molto meravigliato e soddisfatto anche. Praticamente noi a pranzo non abbiamo mai pranzato, abbiamo preso verso le 11-12 quel bivo e avevi questa sensazione di essere pieno, sazio fino alla sera. Cioè veramente per ore e ore e ore. Sui gusti non c'è molto da dire, ci sono 3 gusti diversi. Io personalmente devo ammettere che non noto neanche tanto una differenza. Frutti di bosco pensavo che è il mio preferito, un po' di dolce, un po' di frutti. Non c'è quella gran differenza alla fine, ma gusti sono gusti. Ha un po' un gusto di praticamente cereali, non so, cereali con latte, con acqua, un po' misto, sa molto di fibra, semi. Sul gusto si può magari discutere, comunque è chiaro che quello non è la cosa importante o fondamentale di un prodotto del genere. Sono molto molto soddisfatto. Stessa cosa oggi, cioè adesso ancora prestissimo, sono appena le 8 di mattina, ma penso che verso le 11 mangerò di nuovo un bivo che mi basterà sicuramente per tutta la giornata fino alla sera. Vedete, Fede non ci ha lasciato completamente soli, ci ha lasciato con il caffè. Grazie Federico, un saluto. Guardate che bel posto per far colazione. Un giro veloce. Up. E niente, praticamente già prima ho cenato, forse oggi torno a casa, perché? Perché ieri abbiamo fatto così tanto percorso che in teoria l'alta via o il trekking che volevamo fare è finito.
Cioè qua solo un po' sopra il rifugio o Bianchetti, e in 2 ore, oggi ho camminato 2 ore e mezza fino adesso, ho comunque ancora 2-3 ore di camminata davanti, poi raggiungerò un paese dove ci sono dei bus, probabilmente. Comunque non so se ce la faccio ad arrivare a casa poi per il resto della giornata, ma non è importante, 4-5 giorni, importante è fare qualcosa. E comunque era una fatica enorme. Zaino, peso del zaino, giusto una parola. C'è quel video anche dove preparo un trekking, zaino per trekking 5 giorni. Si deve aggiungere l'acqua, allora fare un trekking del genere in totale autonomia col cibo e tutto è ben molto impegnativo, e lo zaino pesa veramente tanto. Se non hai uno zaino adatto, se non sei sicuro dell'equipaggiamento che hai, diventa una tortura, veramente. Non è più un'avventura ma una disavventura, come dico a volte. Lo zaino completamente pieno con mangiare, acqua, comunque erano quasi 3 litri d'acqua, pesava intorno ai 20 kg, e quello è ben tanto. Poi ovviamente da giorno in giorno va a pesare un po' di meno lo zaino, ma non è che lo noto molto. Sono un paio di 100 grammi al giorno in meno, comunque adesso lo zaino peserà comunque ancora 15-16 kg, ho dietro 2 litri d'acqua e basta, è tosta, è veramente dura. Io mi chiedo a volte come fanno quelli che girano per settimane, perché è un conto fare un'uscita con uno zaino anche di 20 kg, come si vedono a volte, un'uscita bushcraft, survival, ok, per un giorno, 2 giorni, 2 notti, sai che dopo domani torni a casa. Quello è un conto, un'altra storia è quando sei fuori 3, 4, 5 giorni, cioè è una gran differenza. E poi magari ti bagni, come mi è successo ieri, che mi ho bagnato un po' tutto, è una lotta continua. Adesso non è che è una lotta di materiale, di peso, di qualità dei prodotti, la lotta è tutt'altra, tutto qua, nella nostra mente. Lì sta la vera difficoltà, secondo me, come in tante cose che facciamo d'altronde, e non è sempre facile. Con queste riflessioni, vedete l'aria, che brutti scherzi che fa. Con queste riflessioni ora vi lascio, anche se magari ci sarà una quinta notte, o una quarta notte o un quinto giorno, non credo che farò ancora delle riprese, basta qua. Usciamo un po' dalla natura e lì non ho più voglia di fare video, e direi che per questa volta è tutto. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima. Ciao ciao ciao.